pittore e xilografo, Katsushika Sori, in arte Hokusai, è considerato uno dei più grandi artisti giapponesi di sempre. L'artista scelse il nome Hokusai per firmare le sue opere fin dal 1794. Hokusai letteralmente significa studio della stella polare, simbolo di buon auspicio e augurio di una brillante carriera. La formazione di Hokusai iniziò già a 14 anni, quando diventò apprendista di Katsukawa Sunsho, maestro dell'arte della xilografia di genere ukiyo-e, letteralmente dipinto di un mondo fluttuante. Lo stile ukiyo-e era molto diffuso negli ambienti della borghesia giapponese dell'epoca, che acquistavano queste stampe. Tale stile si distingueva per l'assenza di profondità, i contorni ben definiti delle figure e gli accostamenti cromatici, ma ciò che lo rendeva davvero singolare erano i temi e i soggetti rappresentati. Queste opere raccontavano scene quotidiane, i cui protagonisti erano animali, uccelli e paesaggi, ma anche attori, cortigiane e lottatori. Hokusai rimase nella bottega del maestro per ben 19 anni, fino al 1795, quando andò via si unì alla scuola Tawaraya per arricchire ulteriormente il suo bagaglio tecnico. In questo periodo realizzò la sua serie di immagini di donne belle ed eleganti, spesso ritratte in pose sensuali. A 38 anni, nel 1798, Hokusai aprì la propria bottega. Iniziò a realizzare opere personali, immagini in bianco e nero per alcuni libri, spesso a tema drammatico o con intenti moraleggianti. Una delle sue opere più famose di questo periodo è la serie di 15 volumi che compongono l'Hokusai Manga, una delle sue serie più famose, in cui scene di vita quotidiana si alternano a scene fantastiche. Proprio gli Hokusai Manga, letteralmente schizzi di Hokusai, sono alla base del linguaggio del fumetto, in cui una serie di immagini danno l'idea dello scorrere del tempo e della storia. Non a caso, ancora oggi, per gli occidentali, i fumetti giapponesi sono conosciuti come manga. Hokusai raggiunse la fama nel 1820, ma il suo capolavoro arriva nel 1831, quando l'artista ha già 71 anni. Si tratta della serie 36 vedute del Monte Fuji, in cui è compresa l'opera La Grande Onda di Kanagawa, considerata uno dei capolavori dell'arte orientale. Una curiosità, La Grande Onda è anche disponibile sui nostri smartphone, sotto forma di emoji. Le opere di Hokusai furono una grande fonte di ispirazione per gli impressionisti francesi, che rimasero colpiti soprattutto dagli accostamenti cromatici scelti dall'artista giapponese e dai soggetti rappresentati, che miravano a cogliere la quotidianità dell'esistere. In particolare Gauguin e Van Gogh furono letteralmente rapiti dalle opere del maestro giapponese. Le opere di Hokusai divennero famose in Europa in un modo piuttosto bizzarro. Le stampe del maestro giapponese venivano infatti utilizzate per incartare oggetti preziosi spediti dal Giappone. Venivano inoltre utilizzate come cartoline spedite dall'Oriente. Hokusai lavorò fino alla sua morte, che, con suo grande rammarico, lo sorprese alla tenera età di 89 anni. L'artista infatti pare avesse espresso il desiderio di vivere fino a 130 anni, età necessaria per raggiungere la perfezione artistica. Era infatti convinto che l'arte migliorasse con l'età e che nessuna delle sue opere realizzate prima dei 70 anni avesse valore. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto, condividilo con i tuoi amici e scrivi anche un commento con un apprezzamento, una critica, ma anche un suggerimento dei temi o argomenti da trattare nei prossimi video. Ciao!